Trattala come tale, non abusarne. Ciao, benvenuto, benvenuta. Questa è la Lucerna di Cronos e questa è la videolettura interattiva numero 225. Questa videolettura va in pubblicazione oggi, giovedì 11 maggio, proprio mentre Cronos arriva a Milano, in vista dell'evento di stasera alla libreria esoterica ecumenica, la presentazione del libro Il Tarocchio. Sarò presente io, sarà presente Ramuncio Matta, sarà presente il tarocchio e infine avrò con me anche il tarocco, il mio mazzo di tarocchi, uno dei miei mazzi. Andiamo però a vedere qual è l'argomento di questa videolettura di oggi. Quante volte abbiamo pensato ai nostri sogni, ai nostri desideri, alle nostre ambizioni o magari al cammino lavorativo o di formazione che stiamo percorrendo o magari abbiamo pensato ad una particolare relazione amicale o di partnership o forse abbiamo desiderato il ritorno di qualcuno. Beh, quante volte pensando a queste eventualità ci siamo domandati: ma c'è un reale futuro per questa situazione? E se veramente c'è, quanto tempo richiederà? Andremo a porre queste domande alle nostre tre varianti di oggi. La prima sarà la asterite, la seconda sarà l'ossidiana mogano e infine la terza sarà l'onice del Pakistan. Voglio ricordarlo un'ultimissima volta prima di lanciare la sigla: stasera non mancare, sarà un evento bellissimo, anzi se vuoi farti una gita fino a Milano, che è una città meravigliosa, alle ore 18 alla libreria esoterica ecumenica sarà presente Cronos, Ramuncio Matta, il Tarocchio ed il Tarocco. Ci sarà veramente da divertirsi, sarà un evento meraviglioso. Bene, la presentazione finisce qua, possiamo passare alle nostre tre varianti. Come ben sai però prima, sigla! Variante dell'asterite. Andiamo a vedere, per te che hai scelto la variante dell'asterite, ti invito a pensare alla tua domanda, a questo progetto di vita, questa relazione, questo sogno che hai. Avrà un futuro? Ovvero, quale futuro ci sarà per questo sogno, per questa relazione? Insomma, per quello che è l'argomento della tua domanda. Il tarocco dorato degli estensi ci darà una risposta assertiva, sì o no. Poi andremo a vedere col tarocco dei Visconti Sforza i perché della risposta. Vediamo un po'. C'è un futuro per il tuo sogno, il tuo progetto, la relazione a cui stai pensando? Beh, direi proprio di sì. Imperatore, direi proprio che è un sì pieno. Certamente la carta di chi partecipa attivamente alla costruzione di un qualcosa, quindi qua ci stanno dicendo comunque le tue energie sono ben direzionate. Qualsiasi sia l'argomento della tua domanda, forse un imperatore può peccare un po' troppo di mentalismo o di staticità. In realtà il mentalismo poi è quello che gli serve per creare la realtà attorno a sé, quindi peccare in quanto in realtà è molto positiva come carta. Peraltro il 4 è un numero di stabilità ed è un numero che soprattutto laddove andiamo a vedere nei marsigliesi la mandorla mistica con la figura centrale e i 4 elementi laterali ci dà proprio l'idea del mondo fisico, quindi un qualcosa che si va a concretizzare nel mondo fisico. Direi ottima la variante dell'asterite. Andiamo a vedere i motivi e le
eventuali indicazioni che ci dà il superbo tarocco dei Visconti Sforza lamina dorata. Peraltro in tema con la gita di oggi, lo sai che mentre questo interattivo va in pubblicazione io sono a Milano per la presentazione del tarocchio, un momento bellissimo che spero vorrai condividere con me. Se ti fa piacere puoi venire alla libreria esoterica ecumenica per la presentazione del tarocchio oggi alle 18. Andiamo a vedere per te che hai scelto la variante dell'asterite. Intanto ci hanno detto sì. Vediamo che cosa vuole aggiungere il tarocco dei Visconti Sforza. La torre. Non devi vedere la torre come una carta negativa. La torre associata ad un imperatore può essere la rimessa in discussione delle proprie idee, ma in senso positivo, perché anche la torre rappresenta comunque un'illuminazione, un'idea, un colpo di genio, un colpo di fulmine. Insomma, rappresenta tutto ciò che può improvvisamente capovolgere una situazione. Tre di coppe. La regina di bastoni. L'asso di denari. Beh, qua è un trionfo. E sembra anche che questo tuo trionfo potrebbe arrivare in un momento improvviso, cioè qui è come se tu avessi focalizzato un sacco di energie o magari attivamente lavorato alla realizzazione di un qualcosa, ma in realtà poi tutto si scioglie in pochissimo tempo con una torre. La forza. Il 9 di bastoni. L'appeso. Questo appeso viene un po' a guastarci la festa, ma non è detto che volga in negativo quella che è una sentenza, soprattutto se stai chiedendo per l'amore. L'appeso è una carta di fissità e quindi mi va a rappresentare quelle relazioni poi che diventano nel tempo fisse. Quindi non vederla come negativa, in particolare se stai chiedendo per un qualcosa inerente alla tua famiglia o la famiglia che intendi formare, perché qui potrebbe esserci anche un 3 di coppe. Non è sempre carta di triangolo, è anche carta di festeggiamento, di matrimonio, di fidanzamento ufficiale, cioè proprio il festeggiamento de facto. Come si dice quando uno si sposa, l'addio al celibato o al nubilato, ecco. 3 di coppe rappresenta proprio quei momenti di convivialità con una forza, probabilmente rappresenta anche quello che è proprio il voler con tutto il proprio essere perseguire un obiettivo che poi diventa realtà. Quindi laddove tu parli di un qualcosa di riferito alla tua famiglia di origine o alla famiglia che devi affrontare, qua la risposta è nettamente positiva. Quindi comunque se la tua domanda riguarda questioni di eredità, questioni di rapporti familiari, questioni di fidanzamenti, matrimoni, eccetera eccetera, qua ho anche un trasferimento, ma non un trasferimento tuo lontano da casa, un trasferimento della famiglia o della coppia. Qua sicuramente è molto positiva. In particolare l'idea di trasferimento mi ci sta, perché comunque un 9 di bastoni è una carta che presuppone anche una certa lontananza. La torre è comunque una carta di trasferimento anche. Quindi nel caso stai chiedendo se riuscirai a trovare una nuova casa, un nuovo appartamento, qua la risposta è un sì pieno. E ti dice anche che la cosa avverrà in maniera estremamente rapida, con una torre d'un imperatore. Diversamente, se stai pensando all'amore, qua le situazioni sono due. La prima è la classica situazione a 3 di coppe mi rappresenta un triangolo che però al momento forse non puoi o non senti di dover rilasciare. Anche qui sei invitato, invitata con una regina di bastoni, che
che è una carta bellissima fra l'altro, mi sono scordato di dirlo, per quanto riguarda il comprare casa o roba del genere, mi rappresenta comunque anche la burocrazia che ti permette di firmare un contratto, quindi ci sta. Nell'amore invece di solito si dice che la regina di bastoni è un qualcosa che non dura. Ora, bisogna vedere poi le carte seguenti. Qualcosa che non dura può essere un momento di instabilità, può essere un momento nel quale, che può durare anche più di un momento, può durare anche qualche anno, per dire, ci sono delle persone che mi telefonano, mi dicono sono 2-3 anni che facciamo tira e molla, ecco, può essere un momento del genere, che però qui in questo caso il 9 di bastoni, oltre a un'eventuale lontananza che ci può essere fra te e il o la partner, mi va a rappresentare anche la fiducia. Il 9 di bastoni è una carta di fiducia, nonché di connessione con quelle che sono le energie dell'universo, e questo è un tema magari che affronteremo dopo. Resta il fatto che un asso di denaro e un appeso mi parlano di un sì. Diversamente, se la tua domanda riguarda il tradimento di un partner o di una partner, mi dispiace, ma anche in questo caso la risposta è affermativa. Quindi il sì, in questo caso, forse ci sta dicendo, ci sta dando un sì come risposta, ma potrebbe non piacerti. Anche in questo caso qui la cosa viene poi ad essere scoperta con un appeso che è anche comunque una carta di segreto, ma un asso di denari comunque di solito rappresenta anche le iniziative, le notizie, quindi qua c'è proprio un qualcosa che viene alla luce. Quindi se stai chiedendo per un partner, un amico, un'amica che ti sta, anche se non è proprio il tema dell'argomento, il tema dell'interattivo, il tema dell'interattivo è pensa ad un progetto, ad un'idea, comunque te l'ho voluta mettere lì. Ad ogni modo qui comunque se stai pensando appunto ad un progetto di coppia, nel tempo e con la dovuta pazienza da parte tua e la fiducia, qui la situazione volge poi a tuo favore. Vediamo l'ultima delle nostre casistiche. Per quanto riguarda il discorso lavoro, lo metto un po' con quella che era già la cosa detta per l'abitazione. Anche qua si tratta probabilmente di un periodo di instabilità che comunque richiede fiducia e determinazione da parte tua, probabilmente anche di fronte a più opportunità, anche abbastanza fugaci. Con una torre possono essere la perdita di un lavoro e diverse opportunità, magari con un 3 di coppia, opportunità che sì, ok, ti danno, ma sono destinate a esaurirsi nel tempo. La forza però mi rappresenta comunque la capacità di perseverare. Il 9 di bastoni probabilmente è la carta anche della buona attività, quindi mi rappresenta la tua capacità di saper essere flessibile, comunque di saper comunque cogliere quelle occasioni che ti possono portare crescita ed evoluzione. La regina di bastoni, l'ho detto prima, è una carta che mi rappresenta quella che è la burocrazia che ti permette di firmare il contratto anche, e qua giù c'è un asso di bastoni e un appeso, un asso di denari e un appeso che ti vanno a dire che comunque la risposta è un sì. Dicevo appunto, al di là di questa breve parentesi sul lavoro, se stai pensando ad un cammino iniziatico o ad un cammino magico, anche qui io la vedo molto positiva. Anche qui il 9 di bastoni è una carta di connessione con le energie dell'universo, quindi mi va a rappresentare tutte le discipline magiche. La regina di bastoni rappresenta anche un corso magari che stai facendo di studi, di aggiornamento o letture tue personali o una figura che ti insegna, insomma rappresenta il sapere anche come carta di burocrazia, di istituzioni statali, è legata in particolare a quelle istituzioni universitarie o scolastiche che tramandano il sapere. Un asso di denaro e un appeso, perfetto, direi, ci sta benissimo. Quindi comunque ti ho dato un po' di casistiche, ma qua la risposta è comunque positiva. Mi sembra che qua è molto buona, però andiamo a vedere anche gli oracoli, anche se ci hanno già ampiamente risposto. Per te che hai scelto la variante dell'asterite.
La lontra e la tifa. Allora, la lontra e la tifa è una carta bellissima perché ci invita a godersi il tempo che stiamo vivendo, ci dice stiamo entrando in un tempo di pace e di tranquillità, pensiamo anche al nostro divertimento e permettiamoci appunto una sana situazione, un sano momento di relax rigenerante. Sicuramente potresti aver navigato in momenti difficili in precedenza, ricorda comunque che si è trattato di un qualcosa di temporaneo, o magari se ancora sei in un momento difficile è un qualcosa di temporaneo, e nonostante tu sia un ottimo lottatore, un'ottima lottatrice, sai tenere botta un po' agli scherzi del destino, limita la tua lotta e segui il flusso degli eventi. Lascia che la corrente ti porti dove devi arrivare. Quindi il messaggio continua ad essere estremamente positivo per te che hai scelto la variante dell'asterite. Andiamo a vedere l'angel femminile Wisdom. Qui c'è un grande futuro, direi, soprattutto ti ripeto, situazioni lavorative o situazioni di casa, di coppia, di casa. Ecco, anche Aries viene un pochino forse a, diciamo, imbrogliare le carte, però anche Aries non dobbiamo vederla come una carta estremamente negativa. Aries ti suggerisce, se mai ci fosse, di non ignorare le radici di un conflitto. Con questa torre potrebbero esserci anche, magari la tua decisione potrebbe essere seguita a quello che è un conflitto in famiglia o sul lavoro o magari nell'attuale coppia. Non ignorare queste radici, perché comunque nel momento in cui riusciamo a comprendere la radice di un problema abbiamo già fatto un passo molto ampio per risolverlo questo problema, e quindi oltre a ribadirti di abbandonarti a quella che è la corrente, ti dice anche comunque stai settato o settata su te stesso, te stessa, e cerca di capire che cosa hai fatto di giusto, di corretto verso di te e di riflesso anche verso gli altri, e che cosa invece gli altri hanno fatto di giusto verso di te. Ora, in questo caso ti ripeto, magari la tua scelta potrebbe essere dettata da situazioni esterne, e quindi in questo caso potrebbe esserci un progetto che nasce sull'onda di un sollecito, non un sollecito in senso amichevole, una situazione che magari non si tollera e si vuole cambiare. Ok, ci sta, però qui ti dice ti è data l'occasione di cambiarla, cerca di capire anche perché la vuoi cambiare, quindi assumiti anche le responsabilità di capire il perché vuoi fare un determinato passo. Comunque resta molto positiva secondo me come visione. Alle 18 di stasera alla libreria esoterica ecumenica di Milano verrà presentato il tarocchio, sarò presente io, sarà presente Ramuncio Matta, sarà presente il tarocchio e sarà presente il tarocco. Quindi se vuoi conoscere Cronos e partecipare a un momento molto bello, molto creativo, ti invito a venire stasera in via dell'Unione 1 alla libreria esoterica ecumenica a Milano per la presentazione del tarocchio. Andiamo a vedere il tarocchio, che cosa vuol dirti. Stellare sarebbe la carta della ruota. È molto interessante perché Ramuncio Matta mette una torre centrale ed è veramente bella come allegoria, perché qua apriamo con una torre che è l'allegoria del sé, quindi anche un po', torno a dirti, qua indaga anche nel profondo perché vuoi fare questo passo, che poi alla fine è quello che ti permette l'evoluzione, che ti permette di evolvere, che ti permette anche di conoscere quegli eventi che messi in fila poi rappresenteranno il tuo percorso. Ora, qui c'è una carta che mi rappresenta il flusso delle cose, il girare delle cose, mi rappresenta il grande moto cosmico. Ma Ramuncio Matta qua
in fondo alla carta ha messo queste due unghie, queste due forme, sembrano dita con unghie, sembrano... Quando ho commentato la carta ho detto che secondo me questa è l'allegoria della creazione e questi sono i gusci, le clifot. Se conosci un po' di Kabbalah, le clifot sono quelli che vengono considerati gli scarti della creazione. Però Ramuncio li ha messi e io mi sono chiesto perché, e poi ho capito, perché ho detto alla fine qua c'è un grande moto. Forse non è ancora il momento perché anche questi appesi, fra virgolette, si rivelino. Quindi magari si tratta solo di aspettare che tutto faccia il suo ciclo. Alla fine qua ti sta dicendo sii forte, abbandonati alla corrente, evita i conflitti se mai ci fossero con gli altri e cerca di capire che tipo di azione, pensiero, parola ha originato un conflitto o anche sentire interiore e datti tempo, ciò che ora non ti sembra possibile comunque nel tempo diventerà realtà. Prima di chiudere consulto per te il libro delle risposte dell'oracolo, per te che hai scelto la variante dell'asterite, molto bella fino ad ora. Riprendi fiato, beh, bellissima, è quello che ti stava dicendo la lontra, datti anche la possibilità di tirare un po' il freno. Sai che in Toscana c'erano i carri dei contadini e avevano un freno che andava alle ruote così, le fermava così, e lo chiamavano la martinicca, ecco, tira la martinicca. Quando erano in discesa tiravano la martinicca, altrimenti il carro andava. Quindi tira un po' la martinicca anche tu, dai, che alla fine tutto arriva qua, tutto arriva nel tempo, a suo tempo tutto arriva. Bellissima variante, se ti è piaciuta ti invito a lasciare il like, ad iscriverti al canale e ad attivare la campanella per ricevere una notifica ogni volta che caricherò una video lettura interattiva o un altro tipo di contenuto. Variante dell'ossidiana Mogano. Andiamo a vedere per te che hai scelto la variante dell'ossidiana Mogano. Quale futuro per il tuo progetto, la tua relazione, il tuo disegno di vita, il tuo sogno? Pensa ad una domanda, ad un sogno, un progetto di vita, una qualsiasi situazione che vuoi portare avanti, vuoi vedere concretizzata. Ha un futuro? I tarocchi dorati degli estensi, mazzo magnifico, ci daranno una risposta assertiva, sì o no, poi andremo a vedere che cosa ci vogliono dire in seguito. Per te che hai scelto la variante dell'ossidiana Mogano. Sì pieno, il carro è un sì pieno, è una vittoria, un cambiamento caratteriale, è una carta di chi sa fare strategia, di chi sa lottare, di chi sa anche attendere, di chi anche sa cambiare con i passi che fa per crescere, ed è una carta anche di realizzazione sia in senso materiale che in senso animico o addirittura spirituale. Ti dico animico perché mi rappresenta l'amante, mi rappresenta la persona focosa, ti dico spirituale perché nella versione marsigliese, la più celebre del tarocco, il carro è associato alle forme geometriche del cerchio, del quadrato e del triangolo, che combinate insieme danno appunto quella che è poi l'allegoria della pietra filosofale. Quindi una carta che anche a livello spirituale, pur se sembra che non dica nulla, in realtà dice tantissimo, occulta benissimo il suo sapere. Pico, stai buono, hai voluto fare il saluto, mettiti qua comodo e continuiamo, andiamo avanti. Per te che hai scelto la variante dell'ossidiana Mogano, andiamo a vedere che cosa vogliono aggiungere i magnifici tarocchi dei Visconti Sforza.
Il Papa. Ottima carta anche quella del Papa. La carta del Papa è una carta molto positiva per ciò che riguarda il proprio percorso personale, la realizzazione di se stessi, il lavoro, le cause legali, anche perché mi rappresenta una persona che detiene un sapere, quindi un giudice ma anche un avvocato, un'avvocatessa, ma rappresenta anche la riconnessione con ciò che per noi rappresenta quella che è poi un'energia universale che spesso e volentieri canonizziamo o mettiamo in quelli che sono poi i sentimenti, appunto, quindi può rappresentare anche un riconnettersi con una persona del passato. Il Papa comunque è una carta che fa riferimento anche alla famiglia di origine in questo caso. Difficilmente il Papa rappresenta una famiglia che si vuol formare, può rappresentare i ricordi, può rappresentare il sapere che si vuole avere per magari riuscire a padroneggiare una qualsiasi tecnica, non necessariamente una tecnica occulta, ma anche una tecnica per lavorare, appunto, quindi un corso di studi, quindi una formazione, quindi un cammino di realizzazione professionale. È certamente una carta che parla di un percorso canonico. Questa parola non deve spaventarti. Nella nostra società canonico spesso viene associato a dogmatico. In realtà il Papa è dogmatico qualora esca in posizione negativa o qualora magari la domanda riguardi un certo tipo di dogma, quindi magari la persona che resta un po' sulle sue, attaccata ai propri valori, attaccata. In realtà per percorso canonico si intende appunto un percorso di realizzazione scandito da tappe, che può essere anche bello con un carro. Certamente fra tutte le situazioni dette, qui quelle che mi sembrano più papabili, proprio anche giocando con la parola papa, sono quelle del percorso lavorativo, del percorso economico e, se vogliamo, anche del veder ritornare un qualcuno. Perché ti dico questo? Perché il Papa può rappresentarmi una persona sposata, il carro può rappresentarmi o fidanzata o già impegnata, il carro può rappresentarmi anche un amante. Poi, per carità, la tua domanda può essere di qualsiasi tipo, no, le ho già mescolate, e comunque alla fine forse non velocissima, ma come realizzazione qua c'è. Il 3 di bastoni, confermo, carta positiva, ma carta che ti dice con calma, keep calm. L'asso di coppe, soprattutto se riguarda una situazione dove c'è un qualcuno di impegnato, qua veramente secondo me può essere molto positiva, quindi la classica situazione triangolare. Il mondo. Allora, il mondo è sempre un voltare pagina, però un po' come abbiamo detto del Papa, può essere un voltare pagina in positivo o in negativo. Ora, c'è poco di negativo associato ad un asso di coppe, quindi direi che comunque qua il mondo dobbiamo leggerlo come carta di riuscita, di trionfo, ecco. Direi ottima questa seconda variante, soprattutto, ma io penso sia per le relazioni tormentate o le relazioni a tre, o per il lavoro. Qua non ci vedo la persona che vuol comprare casa o la persona che vuol vincere la causa legale, ci vedo più queste cose qua. Poi per carità, o comunque la situazione economica è buona anche per quella, poi per carità può essere di qualsiasi tipo la tua domanda, però ecco sì, qui ti stanno dicendo che c'è magari qualcosa da settare. È un 3 di bastoni e comunque il lavoro attivo, anche se stessi chiedendo, ora la domanda dice come andrà questo progetto, non dice troverò il lavoro, però poniamo l'ipotesi che tu per avviare un progetto di vita hai bisogno di trovare un lavoro. Beh sì, qua sì. Comunque il 3 di bastoni è la carta di chi lavora attivamente. C'è una temperanza, anche qui keep calm. Però è un sì, qui è un sì pieno. C'è un festeggiamento e c'è un 6 di bastoni, quindi comunque una carta di vittoria. Allora, torno a dirti, le situazioni che vedo più favorevoli qua sono il ritorno, soprattutto se una delle due parti è impegnata, quindi tu o l'altra persona.
la carriera lavorativa, la situazione economica, oppure potrei vederci come con un papa su un carro la divulgazione di un qualche tipo di sapere a mezzo social. Quindi se hai un canale di cartomanzia anche tu, se hai un qualsiasi tipo di sapere, per dire, puoi avere anche il profilo Instagram dove fai pubblicità alle tue creazioni di moda, di gioielli, di arte. Ecco, qua la vedo molto positiva, ti porta successo, le inevitabili invidie, 6 di bastoni, che nel caso di una relazione di coppia per cui si vuole un ritorno mi diventano un po' gelosie, però con un mondo è difficile dartela in negativo, anche perché un mondo associato a un asso di coppe, un 6 di bastoni che, ok, sì, può rappresentare la gelosia e l'invidia altrui, ma può rappresentare anche, anzi rappresenta principalmente quello che è il trionfo, il successo, le meritate vittorie dopo le fatiche di un 3 di bastoni che hanno permesso anche di fare un lavoro su di sé. Io non ci starei a perdere tempo, qui c'è un grande futuro per quella che è l'argomento della tua domanda, ti ripeto, in particolare per i ritorni, situazione economica e lavorativa, o anche ci posso vedere quelle situazioni dove comunque devi mettere in mostra le tue qualità, quindi l'aprire il tuo canale YouTube, eccetera eccetera, l'aprire una tua attività, anche per dire, qui c'è un grande futuro, o il portare avanti una tua attività. Qui potrebbe anche esserci uno che ha un'attività che ti dicono, magari ora con un 3 di bastoni è un momento in cui sei invitato o invitata a lavorare, con questa temperanza anche a sapere attendere, a sapere un pochino attenuare quella che è questa voglia di arrivare, che comunque ben presto, perché qui secondo me è molto presto, sono tutte carte abbastanza. Ora le coppe non sono velocissime, è vero, però il 3 di coppe in generale è abbastanza veloce, l'asso di coppe comunque sì, forse un po' più lenta del 3, però diciamo buona. Mondo e 6 di bastoni sono molto veloci. Andrei subito a vedere gli oracoli che cosa ti dicono, perché comunque qua è estremamente positiva, c'è un grande futuro di realizzazione, assolutamente. Penelope, fedeltà. Beh, ti dice fondamentalmente di essere fedele a quella che è la tua visione delle cose e il tuo disegno. La carta di Penelope è comunque una carta di fedeltà anche alle persone, proprio la fedeltà ai propri cari, diceva il manualetto della carta, e quindi anche agli affetti che quotidianamente viviamo o che quotidianamente abbiamo nella memoria, se veramente si tratta di un ritorno. È comunque una energia che ci permette di avere un significato, di dare un significato al nostro cammino, di avere uno scopo che comunque nel tempo, con la nostra pazienza e la perseveranza, a dispetto del lavoro che si deve fare, che qui è simboleggiato da questi corvi che beccano un po' la figura di Penelope, comunque ci sta dicendo alla fine si rivela per te una grande soddisfazione. Quindi qua, qualsiasi sia la tua richiesta, la risposta è estremamente positiva. Andiamo a vedere il Woodland Wardens, per te che hai scelto la variante dell'Ossidiana Mogano. La rana e il loto. Anche in questo caso abbiamo una carta di evoluzione. Questa carta, la ricordo benissimo nella descrizione, parla di come la rana evolva da un minuscolo girino, quindi da un qualcosa che fondamentalmente nel tempo cresce, acquista forza e quindi diventa poi una rana, quindi diventa comunque anche un essere capace di muoversi nell'acqua, nella terra, quindi anche di passare a diverse esperienze. Direi ottima prospettiva anche qua. La metamorfosi della rana fondamentalmente avviene tuttavia, come ci dice la carta di Penelope, stando fedele a quello che è poi la sua natura. Quindi la rana evolve
ma nella sostanza dentro se stesso, se stessa, porta comunque la propria anima, la propria motivazione, il proprio potere dentro di sé e cresce di pari passo con questo potere. Qui c'è solo un cammino proprio di secondo me proprio qua c'è da fare a livello di realizzazione, per dire, se si tratta di un lavoro, di situazione economica, qua comunque va in crescendo. Se si tratta di amore, qua c'è proprio con un 3 di bastoni anche un prodigarsi per riprendere i rapporti o perché io qui secondo me ci vedo un po' un ritorno, ti ripeto, per riprendere i rapporti, da prodigarsi, ecco, devi darti da fare, quello sì, nessuno ti regala niente, però è anche molto veloce qua la realizzazione. Invece velocissimo sarà il tarocchio, perché ormai è vicinissimo, è stasera alle ore 18 a Milano, alla libreria esoterica ecumenica. Sarò presente io, sarà presente Ramuncio Matta, sarà presente il tarocchio e sarà presente anche il tarocco, un momento bellissimo che ti invito a condividere con noi, se ti fa piacere, se vuoi salire a Milano, che è una città bellissima, appunto per il tempo della presentazione. Non so quanto durerà, ma sicuramente un pochino platereremo, un pochino chiacchiereremo, dai, ci divertiremo, sarà un bel momento e soprattutto potrai conoscere Cronos. Andiamo a vedere che cosa vuol dirti il tarocchio. Vedi, la carta di scelta è uscita anche nel precedente interattivo ed è una carta importante, perché io dicevo, qua sembra un po' un militare che la traiettoria di un proiettile gli sta arrivando in testa, però poi se si guarda meglio, questo sembra un pennino, e allora uno viene da chiedersi, ma il pennino qua chi lo sta manovrando? Lo sta manovrando l'osservatore, quindi tu che guardi la carta, quindi di conseguenza qua ti dicono, alla fine tu sicuramente hai un buon destino, però createlo, qui devi muoverti tu, attenzione, qui non devi non devi aspettare, perché se qui tu dici io voglio che si sblocchi la situazione economica, per esempio, ma non fai niente, cioè qui non è che ti cade la manna dal cielo, qui ti dicono datti da fare, perché sicuramente riuscirai a sbloccare, però devi essere tu a mettere in moto, attenzione. Se voglio che si sblocchino rapporti con l'ex, anche se è sposato, è sposata, è fidanzato, datti da fare tu, perché qui è proprio te che devi fare, così se fosse anche per la divulgazione di un sapere, cioè qui devi iniziarlo tu il lavoro comunque, Anche perché il carro è una carta di una persona che si dà da fare, si prodiga, non solo il 3 di bastoni. Voglio consultare per te, come per tutte e tre le varianti, anche il libro dell'oracolo delle risposte, anzi le risposte dell'oracolo, l'ho detto male, ma va bene. Che cosa vuole consigliarti? Il momento giusto è ancora lontano, come vedi ci va a ribadire che comunque devi lavorarci, arriverà nel tempo, ma è un traguardo che ti è lecito arrivare a realizzare. Ti auguro ogni felicità, ti ringrazio per aver visto questa variante, se ti è piaciuta ti invito a lasciare il like, ad iscriverti al canale e ad attivare la campanella per ricevere una notifica ogni volta che caricherò una videolettura interattiva o un altro tipo di contenuto. Variante dell'Onice del Pakistan. Andiamo a vedere per te che hai scelto la variante dell'Onice del Pakistan. Ti invito a pensare ad una domanda inerente a un progetto di vita, un progetto d'amore, oppure magari un sogno che vuoi realizzare. Insomma, tutto ciò che ti sta a cuore portare ad un suo compimento, ad un suo traguardo. Pensa quindi alla tua domanda e vediamo innanzitutto con il tarocco dorato degli estensi, mazzo meraviglioso, se questo
progetto, questa domanda ha un futuro oppure no? Per te che hai scelto la variante dell'Onice del Pakistan. Allora sì, anche qua. Il giudizio tuttavia può essere anche un rinnovamento. Rappresenta anche una nuova filosofia di vita, quindi è possibile che qui tu faccia una piccola deviazione. Magari, che ne so, stai pensando ad un progetto di lavoro. Magari questo progetto è buono, è ottimo, ma ha bisogno di ulteriori miglioramenti. Magari stai pensando ad una situazione d'amore che vuoi canonizzare o che vuoi aprire o che vuoi vedere ripartire. Il giudizio ti dice ok, sì, ma forse devi prima comprendere alcune implicazioni, alcune dinamiche o magari anche trovare un tipo di interazione con il partner o con la partner che non è quello attuale. Il giudizio ti dice che tutto è in movimento, tutto è in evoluzione. Potrebbe anche dirti che se si tratta di un progetto lavorativo, nel tuo progetto, nel tuo disegno di vita entreranno altre persone che magari ti daranno una mano o che se sei un imprenditore o un'imprenditrice diventeranno tuoi dipendenti o magari ci saranno collaborazioni. Il giudizio è una carta di evoluzione, di notizie, di illuminazione, di nuove idee, di nuova filosofia di vita, di un qualcuno che porta un messaggio fra la gente. Quindi se anche tu hai un canale di cartomanzia, qua è sicuramente una carta che ti dice vai, fai, è molto buona questa via, o qualsiasi tipo di canale, ti ripeto. Però ecco, la risposta è un sì. Andiamo a vedere per te che hai scelto la variante dell'Onice del Pakistan con il superbo mazzo dei Visconti Sforza. Che cosa vuole aggiungere a quanto già detto? Il 5 di coppe. Anche il 5 di coppe non devi vederlo come una carta così triviale. È vero, i 5 fanno sempre un po' paura. Sono carte di ripensamento, di pentimento, di difficoltà, di un momento critico, di un momento nel quale bisogna forse trovare un altro focus per riuscire a ripensarsi, a rimettersi in discussione. Tuttavia il 5 di coppe può essere anche ciò che riguarda un rinnovamento di quello che è il nostro sentire più profondo. Quindi torna qua un po' la virata che devi fare. E in alcuni casi, soprattutto se stai aspettando un ritorno, se la tua domanda dice ha un futuro la storia con il tale o la tale, il 5 di coppe rappresenta il ripresentarsi di una persona del passato. Quindi vedi un po' come questa energia si adagia sulla tua domanda, sul canovaccio degli eventi, però guarda, caspita, una stella. Un 8 di bastoni. Un cavallo di spade. Questo cavallo di spade, io l'ho detto nel precedente interattivo, io amo molto la figura del cavallo di spade perché è un portatore di equilibrio. Alla fine, se hai fatto bene, il cavallo di spade ti porta bene. Se hai imbrogliato le carte, il cavallo di spade ti metterà di fronte all'imbroglio che hai fatto. Quindi qui con un 8 di bastoni e una stella, secondo me le tue intenzioni sono pulite. Il cavallo di spade lo vedo più come un prendere in mano tu una situazione nella quale puoi giudicare quelli che sono poi i frutti di un impegno, secondo me. Comunque andiamo a vedere le carte di chiarimento prima di dare una sentenza decisamente assertiva. Asso di coppe, il carro, il 10 di coppe. Allora, sì, pieno, secondo me anche in tempi abbastanza rapidi. Sicuramente qua sono favorite le persone che stanno aspettando un ritorno,
chi ha un disegno lavorativo mirato al riconoscersi, mirato quindi un disegno che rappresenta la coralità, rappresenta o la persona appunto che lavora con i social, YouTube, Facebook, Instagram, eccetera, eccetera, oppure la persona che in quanto ruolo imprenditoriale ha comunque un certo peso, al punto anche da avere magari dei dipendenti. Quindi qua la persona che diventa un po' una guida per gli altri, che diventa un po' lui o lei questo cavallo di spade, sicuramente questo movimento che io vedo qua all'8 di bastoni e il carro ti cambia nel profondo. Probabilmente si tratta di uno spostamento, per alcuni sarà addirittura anche uno spostamento di sede qua, soprattutto a livello lavorativo, che ti va a cambiare nel profondo e ti rinnova anche negli obiettivi, quindi non solo nutre quella che è la tua ambizione, ma la va a rinnovare, aggiunge molti altri input, ti porta un 10 di coppe, carta di pienezza, ma ti mette anche nelle condizioni di essere un cavallo di spade, quindi una persona che comunque sa mantenere un certo equilibrio. Qui non vai ad abusare della tua posizione, non vai a dire io sono Cronos, il grande cartomante, no, qui dici so Cronos, vedi un po' te, se vuoi le carte, e la tua, comunque ora ci ho scherzato, però la tua capacità viene riconosciuta dagli altri, ecco, senza per questo toglierti importanza. Quindi diciamo che a livello lavorativo qua c'è un rinnovamento che, pur non facendoti cambiare lavoro, o magari semplicemente facendoti cambiare, se lavori da libero professionista, quelli che sono un po' anche i contatti, le persone, rinnovandoli, ecco, le persone attorno a te, ti porta sicuramente a viaggiare oltre le tue attuali situazioni di vita, o mentalmente o in alcuni casi addirittura fisicamente. Per qualcuno potrebbe essere addirittura un cambio di casa, perché l'8 di bastoni rappresenta quegli spostamenti che non necessariamente sono spostamenti definitivi, perché di solito l'8 di bastoni mi rappresenta un po' la casa in campagna, nell'Interland, ma per estensione ci posso anche vedere la persona che magari lavora 3 giorni a settimana a Roma e 3 giorni a settimana torna a casa sua, ipotesi, o in qualsiasi altra città, ecco. Quindi qua secondo me è una situazione di evoluzione lavorativa che addirittura trascende quelli che sono i tuoi attuali obiettivi, e ti dà molto riconoscimento. Se stai aspettando un ex, il riequilibrio con un ex, anche qua la vedo molto bella. Se dici ma io ho un futuro con questa persona, sì, ce l'hai, e anche qui probabilmente si tratta poi di prendere una decisione che ci porta verso nuovi orizzonti, sempre comunque con la consapevolezza di un cavallo di spade che di fronte a questa grande pienezza, di fronte a questo, un equilibrio va comunque mantenuto, altrimenti si rischia di ripetere gli errori di prima. Se stai pensando invece ad un progetto che riguardi l'arte e la comunicazione, come abbiamo detto prima, qui addirittura è favorito in maniera molto forte. Perché? Perché un cavallo di spade molto mentale, capace comunque di darsi delle regole, un 10 di coppe invece è quello che comunichi, e comunichi comunque una grande empatia, una grande creatività. Un po' come del resto funziona come noi youtuber. Dietro a un video c'è un lavoro di ore, magari la gente vede solo il video lì, però dietro c'è un darsi delle regole, un darsi dei tempi. Ecco, qua ti vedo riuscire poi a padroneggiare la tecnica, ma senza farla pesare alle persone con cui comunichi. Comunque è un sì pieno, probabilmente qui addirittura superiore alle tue aspettative. Qui secondo me ti va ad aggiungere delle estensioni al sogno. Quindi qualsiasi sia la tua ambizione, non solo è destinata a concretizzarsi, non solo ha un futuro, ma un futuro di ulteriori step che tu al momento nemmeno riesci ad immaginare, soprattutto per quanto riguarda il lavoro. Con tutte queste coppe ti ho voluto dare anche una sentenza per quanto riguarda le situazioni d'amore o affettive, e anche in questo caso, secondo me, soprattutto se si tratta del ritorno di un qualcuno che magari al momento potrebbe essere già impegnato, oppure magari sei tu ad essere già impegnato, impegnata, qua comunque vede un ritrovarsi alla luce di un cavallo di spade che poi manifesta nella realtà un 10 di coppe. Quindi
È un sì, c'è un futuro, anche un futuro oltre quelle che sono le tue attuali aspettative. Non ci spenderei altro tempo, mi sembra che la risposta sia estremamente positiva. Andiamo a vedere col Woodland Wardens, per te che hai scelto la variante dell'Onice del Pakistan. Il serpente e la felce. È una carta che parla di rinascita, la ricordo benissimo nella traduzione che ho fatto, e quindi ti invita a lasciare la vecchia pelle per rivestirti di una pelle nuova. Anche la felce è un simbolo di rigenerazione, quindi qua sicuramente, ti ripeto, nelle sue linee generali quella che è la tua idea non ci arriva come tu l'hai pensata, ci arriva arricchita di nuovi contenuti, di nuove idee, ce lo va a ribadire. Quindi qua c'è solamente da aprirsi alle nuove opportunità che vanno a darti un modo ancora più ampio di percepire quella che è la tua stessa idea di realizzazione. Ti viene dato in sovrappiù. Bella, bella questa variante. Vediamo l'Ancient Feminine Wisdom. Per te che hai scelto la variante dell'Onice del Pakistan, Eos, alba. Dopo la notte spunta l'alba. Cioè, cosa aggiungere? Anche qui non ci starei, perché poi è una carta molto bella. È una fase di transizione, ci dice il manualetto, e ci prepara a quella che è una nuova esperienza di vita. Non so più come dirtelo. Qua sicuramente arriva un qualcosa di nuovo che va ad integrare quanto di bello già c'è. E questo secondo me, per quanto tu conosca la mia versione, anche nei ritorni potrebbe addirittura essere un rinascere, quindi il nuovo sarebbe il rinascere della relazione. Andiamo a vedere che cosa vuol dirci il tarocchio. Stasera sarà presentato alle ore 18 a Milano alla libreria esoterica ecumenica. Sarò presente io, sarà presente Ramuncio Matta, sarà presente il tarocchio e sarà presente il tarocco. Quindi se vuoi raggiungerti ti invito a venire a Milano, che è una città bellissima fra l'altro, che ho avuto poche volte occasioni di visitare, quindi mi piacerà essere a Milano stasera, moltissimo direi. E ti invito appunto a raggiungerci alla libreria esoterica ecumenica, l'ingresso è gratuito, qualcuno me l'ha chiesto, quindi ci tengo a precisarlo, e per appunto assistere alla presentazione del tarocchio. Andiamo a vedere il tarocchio che cosa vuol consigliarti o che cosa ha da dire sull'intera situazione. L'impero triste. Allora, l'impero triste sarebbe la carta dell'imperatore. È una carta molto particolare che forse viene a dare una pennellata un po' di magari quella che può essere non demotivazione, ma forse viene a dire abbassa un po' i toni, stai calmo Cronos. Probabilmente l'impero triste ci va a dire che hai tutte le qualità di un imperatore e forse magari ci devi però credere, perché comunque la carta dell'impero triste rappresenta un imperatore dotato di una maschera, quindi non sappiamo il suo vero volto qual è. Ora questo mi può significare due cose: o questa maschera mi va a significare il fatto che, così come la notte da cui sorge l'alba, ancora non hai ben chiaro in realtà quello che sarà l'evoluzione di un dato progetto, perché forse sei proprio nel piano del cambiamento, non sei né nella notte né nell'alba, sei nel crepuscolo, il momento di passaggio. Oppure mi potrebbe significare il fatto che in questo momento forse stai mettendo troppa motivazione, lui lancia le bombe per imporsi, ma fondamentalmente è una maschera, devi solo darti tempo, devi solo lasciare che le cose fluiscono, devi solo credere in te stesso, in te stessa, perché poi alla fine il giudizio mi rappresenta anche notizie imminenti, di imminenti cambiamenti, nonostante quello che potrebbe essere stato magari un grande sforzo per arrivare qua.
significato da un 5 di coppe, che ti ripeto può essere il rinnovamento affettivo come il rinnovamento degli obiettivi. Ecco, forse qui tu hai una visione parziale del tuo potenziale o del potenziale di questo progetto. Magari questo progetto ti si espanderà in una maniera che nemmeno tu hai teorizzato, e quindi il rinnovamento di visuale, di prospettive e anche questa determinazione, questo invito a cambiare pelle sono tutti segnali del fatto che ti devi preparare a un grande cambiamento estremamente costruttivo per te e che porterà il tuo progetto a livelli che ora nemmeno riesci a teorizzare, a concepire. Prima di chiudere, le risposte dell'oracolo ci fornirà un ulteriore consiglio per te che hai scelto la variante dell'onice del Pakistan. Asseconda ciò che ti ispira e ti dà energia. Vedi, quello che ti ho detto prima io è di crederci, appunto di seguire quella che è la tua intuizione e di farlo a dispetto del fatto che magari ci possono essere, come in tutti i cammini, dei momenti, come dice sto 5 di coppe o questo imperatore, che magari ti fanno dubitare. No, ti dice credici, asseconda la tua intuizione. Alla fine ciò che tu hai teorizzato, ti ripeto, ti darà tantissimo e lo farà perché ci hai saputo credere e ci stai credendo. Quindi è una bellissima variante, un bellissimo messaggio. Io ti auguro ogni bene, ogni felicità, ti ringrazio per aver visto questa variante. Se ti è piaciuta ti invito a lasciare il like, ad iscriverti al canale e ad attivare la campanella per ricevere una notifica ogni volta che caricherò una video lettura interattiva o un altro tipo di contenuto. 3 varianti per sapere se quell'idea, quel mood, quel progetto di vita, quel sogno, quell'ambizione o magari quella relazione o forse addirittura quel ritorno che attendiamo da tempo ha un futuro, se veramente si concretizzerà e soprattutto in quanto tempo. Io mi auguro che questo interattivo ti sia piaciuto, se così è ti invito a lasciare il like, ad iscriverti al canale e ad attivare la campanella per ricevere una notifica ogni volta che caricherò una video lettura interattiva o un altro tipo di contenuto. Ci vediamo stasera alle ore 18 alla libreria esoterica ecumenica e anche ovviamente domenica per il prossimo interattivo. Ciao! Benvenuto, benvenuta, questa è la Lucerna di Cronos e questa è la videolettura interattiva numero 225. Questa videolettura va in pubblicazione mentre Cronos è a fanculo perché non hai detto la data. 11 maggio, mentre Cronos è in viaggio per Milano. Infatti stasera ci sarà un grande evento alla lì del Pakistan. Prima di passare alle nostre 3 varianti, vaffanculo. Video lettura va in pubblicazione proprio mentre Cronos arriva a Milano con il cazzo in mano. Porca miseria, ma perché mi devo fermare? Ciao, benvenuto, benvenuta, questa è la Lucerna, benvenuta, vaffanculo, a modino, su. Quel tal sogno, quella tale ambizione, quella concretizzazione, quella nerchia. Ah, modino. Se così è ti invito a lasciare il like, ad iscriverti al canale e ad attivare la campanella per ricevere una notifica ogni volta che caricherò una video lettura. Notifica arrivata ora, vaffanculo.